cercherò di fare un paragone con gli scacchi. Negli scacchi semplicemente abbiamo una graduatoria, un ranking, dove chi vince di più acquisisce posizioni. Come facciamo a fare qualcosa di simile anche nella data science? Semplicemente abbiamo dei dataset con determinate metriche, perché sappiamo che quando vogliamo predire l'andamento del mercato, che è compito di un data scientist, tutti come primo esercizio hanno questi dati finti, no, sul mercato, vediamo come finirà. Ci sono dei dati, queste competizioni di solito sono di più tipi, parlerò solo magari di alcune. Diciamo che ci sono queste competizioni che non sono nient'altro appunto delle gare, nei quali i data scientist si sfidano. Queste gare raccolgono dai 1000 ai 5000, anche mi pare la più grande sia intorno a quella cifra lì, di data scientist che allo stesso tempo competono. Le competizioni durano all'incirca da 1 mese ai 3 mesi e ci sono alcuni eventi anche in presenza. E semplicemente si tratta di battere chi ti sta a fianco. Cosa vuol dire battere e avere uno score migliore? Quindi analizzare i dati in un certo senso, avere dei modelli che siano più forti di quelli di un altro data scientist. Per far questo, chiaramente, come si creano questi modelli? Si utilizza Python e a seconda del problema, che sia riconoscere dei gattini o dei cani all'interno di un'immagine o di predire un certo index finanziario, piuttosto che il meteo, piuttosto che suono, qualsiasi altra cosa, l'obiettivo è sempre quello di fare meglio di qualcun altro. Questa è la competizione in sé. Le competizioni di solito vengono ostate da qualcuno. In genere, faccio un esempio, Zara, che è una catena di abbigliamento abbastanza grande, aveva bisogno di un sistema di raccomandazione, che non è nient'altro che un modello che permettesse, dato un nuovo utente, di cui sappiamo magari l'età piuttosto che il sesso, predire quale sarebbe stato il vestito che avrebbe comprato la settimana dopo l'iscrizione. Adesso magari proprio non sto toccando la gara vera e propria, ma è un esempio. Questa può essere una gara. Come vedete ci sono di solito questi host che sono grandi compagnie, da Zara piuttosto che Google stesso, piuttosto che Facebook o anche enti di ricerca, perché ricordiamo che queste competizioni non le ha inventate Kaggle. Le competizioni nel mondo della scienza sono sempre esistite, soprattutto nella ricerca. Questo diciamo che è un po' un modo per consolidare le proprie conoscenze, per mettersi in gioco e per dimostrare poi a tutto il resto del mondo che tu le cose le sai fare. Perché tutti apprezzano Messi piuttosto che Ronaldo? Perché sono i migliori e l'hanno dimostrato sul campo. Ritengo che partecipare a Kaggle, ci sono anche altri siti, Kaggle è un po' solo quello un po' più importante, diciamo che aiuta a comprendere cosa vuol dire effettivamente analizzare dataset, analizzarli e tirare fuori delle informazioni meglio degli altri, informazioni che poi servono effettivamente, come abbiamo visto nell'esempio di Zara, capire se qualcuno acquisterà un prodotto piuttosto che nell'altro può essere davvero interessante in termini di profitto o di rendere il cliente più felice a proporgli qualcosa. Cosa si impara su Kaggle? Sicuramente a fare data scientist, cosa vuol dire? Utilizzare modelli di data science, quindi a capire come analizzare i dati, sempre con strumenti che sono stato dell'arte, che è molto importante perché è un settore che cambia in continuazione. È necessario sempre essere un po' alla frontiera delle tecnologie che ci vengono messe a disposizione e soprattutto la bellezza secondo me di fare un po' agonismo è nel se tutti i tuoi pensieri, tutto quello che vuoi fare, hai a disposizione dei dati, puoi mettere con le mani proprio dentro questi dati, se quello che stai pensando effettivamente poi ha un riscontro e funziona effettivamente, perché avrai sempre questa leaderboard e tu devi essere un passo più innovativo degli altri e qualsiasi idea ti venga in mente poi la devi buttare su carta, non tanto su carta quanto su coding, su codice, e vedere effettivamente che poi funzioni meglio delle altre.